Buongiorno ragazzi, io sono Wendy e mentre pulisco vi do il benvenuto alla nostra casa. Come vedete, subito entrati ci troviamo il nostro salotto, che è anche sala da pranzo. E per chi non lo sa, abitiamo a Bologna. Questa casa è in affitto. Pertanto non se ne parla di modifiche né cambi senza parlarne con i padroni. Ci piacciono molto i colori chiari, per quello abbiamo scelto come parete attrezzata per il soggiorno questa in stile shabby, da Mondo Convenienza. Anche la madia, il tavolo da pranzo allungabile e il tavolino da caffè. Abbiamo dato un tocco di rosso scegliendo da Maison du Monde questa lampada, il portaombrello e lo sgabello. Il vaso, preso a Venezia in un'occasione speciale per il nostro matrimonio, e anche questo piccolino qua. Questo bellissimo portapane che mi avete a volte chiesto è da Risparmio Casa. La cantinetta è stata fatta a mano, da un amico di un amico. E la scrivania, presa di seconda mano perché faceva pandan con le sedie trasparenti dell'Ikea. Del divano né dalla cucina vi posso parlare molto, visto che erano già in questa casa. Ma se fosse stata la nostra scelta, avremmo scelto di sicuro un altro colore. Entrando in corridoio, che come vedete è molto stretto, anche se è già un po' vecchiotto, abbiamo il portariviste, che ci funziona come portafotografie e volantini, preso da Maison du Monde. Qui abbiamo anche due scarpiere con le ante a specchio, dall'antico Mercatone 1. Libreria, specchio tondo Ikea, anche la lampada. Litografia presa da mio marito in una galleria firmato dall'autore Guttuso, quando c'erano ancora le lire. Gli attaccapanni erano già in questa casa.
La cameretta di mia figlia sarebbe metà mondo convenienza. Ha scelto lei questo colore da piccola. Anche la sua scarpiera proviene da lì. Gli armadi e la scrivania sono Ikea e anche questi sono stati scelti da lei 3 anni fa. Questo bellissimo portacalamite da Maison du Monde. In bagno sarebbero nostri gli elettrodomestici e il cesto della biancheria. Anche questo da Maison du Monde. Il mobiletto di Amazon. Nella nostra camera da letto, le uniche cose che non sono nostre sono l'armadio e questo specchio. Tanto il letto con i tavolini da notte e tutti gli altri mobili sono da Ikea. Il cesto per i panni puliti, lo specchio zebrato, il paravento o separé e i pannelli sono di Maison du Monde. Pittura presa da mio marito in galleria dalla pittrice Guarzoni. E questo sopra il letto è stato il nostro primo acquisto insieme da fidanzati in un museo a Cuba del pittore Flavio Garciandia. E la traduzione del titolo sarebbe "È solo d'amore che hai bisogno". Penso che sia il posto perfetto per lui. Come avete visto, i pavimenti di quasi tutta la casa sono in marmo. E così, mentre ci avviciniamo alla conclusione di questo house tour di pulizie, spero che abbiate trovato non solo un po' di ispirazione, ma anche un nuovo modo di guardare ai vostri spazi. Ogni oggetto, ogni angolo ha una storia da raccontare, come queste tazzine che sono le nostre preferite al mattino. Grazie per aver trascorso questo momento con me. Non dimenticate di iscrivervi per altri viaggi insieme. Come sempre, vi invito a scoprire la bellezza nella nostra quotidianità. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!